Ciao Tigrozzi, adesso sono ad Harajuku a fare una passeggiata. Ho appena finito un meeting molto importante con la Music Division della Twin Planet. È la prima volta che li incontro e tipo questa agenzia in realtà è ben più grande di quel che pensavo. È andata molto bene, nel senso aveva un sacco di aspettative, nel senso si vedeva che era molto interessato, gli è piaciuta la canzone di Haruka e sarebbe carino appunto creare qualche altro progetto. Il punto è che diciamo che con la musica non ci vivi, cioè mettiamola così, cioè ormai vivere di musica è sempre la cosa più impossibile, devi allenarti tanto, devi fare che sia solo quello il lavoro e per me adesso comunque sarebbe impossibile. C'è una cosa che mi piacerebbe fare in più, una cosa da influencer che mi è sempre piaciuto provare e perché principalmente amo la musica giapponese. Mi è piaciuto un sacco che hai detto la cosa più importante è quello che ti piace fare, cioè farti fare una cosa che sia interessante ma non contro la tua volontà, perché comunque dai un'aura diversa, nel senso se una persona fa diciamo contro qualcosa solo per diventare tipo che ne so virgolette famosa, intanto i fan se ne accorgono perché non sono stupidi e secondo non riusciresti mai a buttare tutte le tue energie in qualcosa che non ti soddisfa e questo è uno dei motivi per cui io faccio questo lavoro, per cui io non vivo nei soldi e nei soldoni, perché piuttosto di svendermi per qualcosa che non mi piace io continuo così pian pianetto, la tartaruga va sana e va lontana, tanto prima o poi ci arriverò. Io sono con il mio ombrello verde, sono l'unica persona che non ha l'ombrello trasparente, cioè l'ombrello verde, infatti non si vede un cavolo. Aspetta, magari lo chiudo perché non sta nemmeno più piovendo, che brutto tempo. Boh, spero tanto che ci saranno queste super nuove news e tra poco farò il mio test di canto, di cui sono estremamente agitata perché io non canto da una vita. Dopo aver finito gli studi della AVEX non mi sono mai più messa a studiare canto, ma loro sarebbero molto propensi a farmi fare delle lezioni, quindi ci terrei tantissimo. Adesso sto andando a cercare cibo, penso mi mangerò un bel hamburger perché ho voglia di hamburger, in realtà avevo voglia di roast beef, ma visto che tanto fa freddo ed è pranzo, non ho fatto colazione, mi posso un pochino abbuffare, quindi ho pensato a un bellissimo hamburger come quello lì che stiamo vedendo e sotto c'è il caffè buono, cioè ovvio perché mangio l'hamburger, perché sotto c'è la caffetteria buona che fa l'espresso buono. Io qua ho una domanda per voi, molto fuori tema, volevo farla a fine video ma non ce la faccio. Sono sicura che tutto si deciderà tramite produttori, manager e roba varia e anche più o meno da quello che voglio io, però ecco sinceramente cioè, che cosa mi ci vedreste cantare, perché ovviamente l'idol non se ne riparla più assolutamente mai, per quanto è una cosa molto interessante che hanno detto anche loro, ma se tu diventassi il gruppo di cioè se tu diventassi membro di un gruppo idol adesso invece farebbe furore. Io ho fatto sì però tesoro a 25 anni no, te prego dai va bene però no, non ho neanche più la resistenza fisica al momento per cantare e ballare insieme così power come facevo quando ero una idol, quindi preferisco stare un pochino bassa. In realtà mi piacerebbe appunto provare rock pop, vediamo come si svolge il tutto. Ragazzi è arrivato il mio hamburger e sembra buonissimissimo. Non ho proprio la più pallida idea di cosa fare perché dopo un bel caffè e un super hamburger mi è venuto un sonno della Madonna, però stavo pensando di andare a guardare qualche gadget esclusivo da vendere a Lucca Comics, perché ci saranno dei gadget esclusivi, cioè una nuova serie di gadget nuovi, perché praticamente dopo il Comic Con noi abbiamo fatto totalmente sold out. Yeah! Forse ci sarà ancora qualche stampa vecchia che svenderemo e metteremo in regalo e tutto il resto sarà nuovo, quindi yeah! E sto pensando di fare un po' una mia linea, cioè dei gadget originali e non solo in cosplay, quindi sto andando a perlustrare la zona, a guardare se c'è un'ispirazione per qualcosa di nuovo e soprattutto per una serie di gadget che puoi creare e personalizzare qua in Giappone, però ovviamente costano, quindi devo un attimino farmi due conti e vedere bene la qualità, speriamo. Tutti non sanno che dopo la Takeshita Street ci sono tipo quelle viette dove potete trovare un sacco di negozi interessanti e magari anche molto fashion a poco, perché ovviamente tutto questo qua che è in centro costa tanto e magari non sono proprio di ottimissima qualità, a meno che appunto non siano marche estremamente grandi. Made in Italy, raga, made in Italy, mi porto io made in Italy. Siamo dall'incrocio, l'incrocio super famoso di Harajuku o Omotesando, non so esattamente come chiamarlo. Con l'ombrello un po' brutto. Bene, cosa facciamo? Dov'è? Eccolo là
dalla Fujifilm, perché io tutte le stampe anche di Barbara le faccio dalla Fujifilm, perché per me hanno una qualità incredibile, sono bellissime, cioè come le tocchi a sbavi, infatti costano un pochino. Speriamo ci sia qualcosa di economico. Vedo il negozio di Vivienne che è Westwood, cioè da Vivienne Westwood, che ho ripreso un sacco di volte e... ah, la povertà, non me lo potrò mai permettere, però un giorno vabbè dai, oggi anche se piove mi sento particolarmente felice, forse perché ho ricevuto, cioè non è proprio una bella notizia, però il fatto è io pensavo che questo qua mi guardasse e mi facesse ah sei cosplayer, ah ma cosa fai la carriera musicale? Io tipo sì, il cosplay mi piace, è una passione, ma non è solo quello, cioè io vorrei studiare 200.000 cose se ne avessi l'opportunità, quindi sono felice che mi abbia preso un po' più seriamente cioè che abbia capito i miei sentimenti, e quindi non vedo l'ora di iniziare. E subito dopo questo vado al karaoke a squarciarmi un po' la voce, a riprendere un po' di lezioni, anche perché se lo faccio in casa mi ammazzano. E mentre mi sono bloccata perché c'è il negozio di vibratori, no, di robe che ha chiuso. Raga, questo era il negozio più famoso chiamato Kondomania di Harajuku, dove vendevano solo profilattici, e l'hanno chiuso, raga. Colpa al cuore per tutti, anzi colpi ai piselli per tutti. Sono usciti carini, se ne trovano davvero pochi ormai a sti tempi. Eccoci qua, dove io faccio il rifornimento delle Polaroid, dei poster e di tutto quello che è magico. Vabbè, a parte le cose amorose, tipo i calendari fatti così sono molto carini, oppure i cuscinetti e le tazze quanto sono belli. Questo qua faccio anche le spille, tipo questi li ho regalati a Ray per il nostro primo appuntamento. Sono tutte cose carine. Ok, ho preso tutto quello che mi serve e adesso sono dentro il negozio a fare un po' di shopping perché fa un freddo cane e ho bisogno di una maglia. Vi giuro che stamattina stavo sudando. Sì, sono col mega camicione da nonno. Oddio, quanto è bello questo cappellino fucsia. Mio Dio, fucsia. Sembra ancora più nonna così. Odiamo tantissimo questa combinazione di colori, ovvero rosa con il rosso ciliegia. Solo che io faccio cagare con gli ammiramenti, quindi potrei dire una stronzata. E sotto la roba della nonna sotterò così, quindi potete immaginare anche il freddo. E ovviamente il beve il latte, sono intollerante al latte, così sono belle gonfie. Ok, penso che sia la coppiata più brutta del mondo, almeno non muoio di freddo. Nel mentre sta arrivando tipo un mezzo tifone di nuovo qua in Giappone, ormai siamo pieni, quest'estate c'è stato il tifone, il terremoto in Hokkaido, un altro tifone a Osaka. Come avete visto in un mio video che ci stavo rischiando la vita, e grazie per aver rischiato la vita ho anche tipo guadagnato dei soldi per la prima volta forse con YouTube seriamente. Beh dai, non è così brutto, cioè i miei pantaloni sono bruttissimi con questo, però non è così brutto, dai. Non so abbinare le cose ragazzi, mi ci metto tutto l'impegno, ma tra l'arredamento e combinare i vestiti faccio davvero schifo. Mi servirebbe una lezione, non so perché, forse le prendo apposta, io sono masochista, non lo so, non ho senso su queste cose, vorrei tantissimo perché è una cosa che mi piace ma non ce l'ho. Talento fallito. Non so quanti video ho fatto di io che cammino in giro per Tokyo, davvero tanti, ma so che vi piacciono, quindi è come se camminassimo insieme, mano per la mano e laccio per laccio. Guardate il nuovo sticker di Kojima quanto è bello, per parlare di cose totalmente a caso. Madonna, questo è stile Kojima Production. Ed ecco qua l'Ikea giapponese di cui andrò a comprare un bellissimo letto, perché sono senza letto matrimoniale, cioè matrimoniale doppio, e non posso far dormire Ray sul pavimento. Oh mio Dio, è tutto a tema autunno Halloween. Ok, vediamo se c'è qualcosa per il futuro marito. Ok, non sono mai stata così indecisa nella mia vita, perché io non voglio lo spazio sotto, però tipo questo è semi double, che sarebbe per due in teoria. No, aspetta, questo è il double, che sarebbe il doppio, però troppo grande, troppo piccolo. Oddio, ho trovato l'event space di Red Zero. Almeno non si vede una massa. Oddio, queste sono carine! Oh! Bene, alla fine non ho preso le tende, sto tornando a casa perché devo finire ancora una marea di cose, e quindi mi sento di aver perso tempo perché alla fine non ho comprato niente, però almeno mi sono fatta 2 o 3 idee che devo metterle in atto tipo subito, e penso che comprerò tutto online perché non mi ricordo mai le misure, mannaggia.
Tokyo continua a piovere, sono settimane e settimane di pioggia, io non ne posso più perché voglio fare i miei giri in bicicletta, ma ogni volta mi prendo la pioggia come una babba. E come vedete ho tutti ancora le valigie, scatoloni dei cosplay che avevo portato al Tokyo Game Show, tranne Ivy ovviamente che è arrivata a casa dopo, e mi sono accorta di quanto casino ho effettivamente nell'armadio cosplay, di quante robe c'ho tipo lì sopra, e quindi sto pensando di andare un attimino qua vicino al 100 yen per comprare 2 o 3 scatole, mettere bene tutti i cosplay in ordine nell'armadio e poi finalmente preparare le valigie per Lucca Comics. Sto mettendo a posto il mio armadio cosplay, così magari un giorno vi potrò anche mostrare la mia virgolette collezione cosplay, che sono tutti questi scatoloni, e sono fiera di me perché guardate come è ordinato. Anche qua è tutta roba solo di cosplay, e guardate adesso com'è la mia camera. Ok. In questo momento sto portando un po' dei miei cosplay a vendere ai Ikebukuro, perché comunque alla fine non li indosso più. E ho anche una novità, ovvero che sto parlando con la mia agenzia, con quella nuova, per donare dei soldi ai terremotati dell'Hokkaido e per il tifone che c'è stato a Osaka, perché ci sono un sacco di persone che hanno perso le case, di bambini e vittime, feriti, insomma in realtà tutto sembra tanto bello perché si sta a Tokyo, però il resto del Giappone in realtà basta un'acquazzone, un terremoto e può distruggere la vita delle persone. E in realtà una cosa che quando c'è stata anche il terremoto a Kumamoto, quando sono successi vari casini anni fa, io volevo già fare qualcosa ai tempi con il mio vecchio manager, ma non era possibile per una cosa di fondi, nel senso tu per iniziare una roba del genere devi per forza essere certificato, devi avere una ditta grande, insomma vogliono sicurezze giustamente. Però con la mia nuova agenzia fortunatamente sono molto d'accordo loro stessi e hanno tutte le possibilità di farlo, quindi stiamo pensando se fare una Satsuekai, che sarebbe un fan shooting, solitamente le persone vengono a fotografarmi e però al posto di quei soldi che me li prendo li do tutti in donazione, oppure di creare qualcosa per loro. Il mio sogno sarebbe ovviamente vestirmi da principessa Disney e girare per gli ospedali, ma non so ovviamente se mi sarà possibile, dovrei avere una buona preparazione, però cercherò di fare del mio meglio. Intanto vado a raccimolare i soldini, che anche questi ormai per fare nuovi cosplay anche una stronzatina non sto a collezionare tutto quello che ho. E nel mentre stiamo decidendo per chissà che cosa, chissà quale cosplay, penso che sia la cosa più mainstream degli ultimi tempi. La cosa bella del Giappone è che tantissimi negozi di stoffa sono appunto per fare cosplay, cioè è il paradiso. Ta-da! Oh mio Dio! Qua vi faccio un super spoiler perché in Giappone usano queste borse e anche persino le valigie per attaccarci tutte le spille come i fan. Ecco, guardate così. E sto pensando di fare la mia Yuriko Tiger Super Limits Quick Swag. E visto che me l'avete chiesto in tanto, adesso sono nel negozio di cosplay. Chissà cosa c'è, vedo dei bellissimi vestiti tipo di Sakura, però io non ci starei mai. È belle fragile, zuppe ci prendiamo un caffè. Sì. Siamo riusciti a vendere 3 cosplay, solo 3, il resto ce l'avevano te. No, è vero, 2. Comunque 3, 2. Però ci abbiamo fatto un Ichiman, ci abbiamo fatto tipo 90 euro, che questi 90 euro stanno andando per il cosplay di Rosette, quindi c'è un rivestimento. Quando io dico che il caffè costa tanto e che io chiedo $3, uno fa, ma chiedi $3 per un caffè? Adesso praticamente $3, quindi fai, donate caffè, io dico, per star bene. Ed ecco qua la nostra merenda da 10 euro. Voi non sapete la quantità di volte che io mi dimentico di filmare. Sono quasi le 3 di notte, dove ti è che mi rompi le palle? È il mio Rei, no, il mio amore caro, quindi lo perdono. E ho appena finito di sistemare la stanza. Allora, questo che vedete qua, cioè tutti questi vestiti, sono tutti, da anche un po' meno all'ultimo, mettiamola così, tutte le autunno e inverno. Ma esattamente quello che io dovrei utilizzare solo da qua a qua, che fa anche cagare, no? Come abbinamento, perché io faccio cagare. Quindi sì, ho bisogno di fare shopping. Adesso mi sto filmando giusto appena mi sono struccata. Che bello, sembro un babbuino. Sono qua per dirvi appunto della scena di prima. Oh mio Dio, come fate a dimenticarla? Non dico la prima volta, però è davvero raro che un barbone chieda soldi per strada in Giappone, perché per loro è umiliante. Infatti tanti barboni non accettano soldi, anche se glieli date molto probabilmente non li accetteranno,
perché è come un'offesa per loro. E oggi stranamente già ne avevo visti due, e il primo ero con un'amica e non ci ho fatto caso perché comunque ero lontana dall'altra parte della strada, e mi ha detto lei: ah, quel tizio l'ho visto anche qua qualche giorno fa, penso che sia un barbone perché piangeva, e mi ha fatto un sacco di tenerezza. Sono andata avanti perché ero con lei, però ci ho detto che strano, cioè però era lì tranquillo con i gatti e non aveva un cappello o altro, cioè sembrava lì cioè se lei non mi diceva, forse magari, non lo so, magari mi sbaglio, magari è un tizio disperato che vuole coccolare i gattini, allora non me ne sarei accorta. Invece questa volta, quando sono uscita dalla stazione vicino a casa, perché io poi per un tratto devo prendere anche l'autobus, c'era proprio un signore davanti alla stazione che ogni passante si inchinava in sesa, che sarebbe sulle ginocchia, quindi una posizione scomoda che però vuol dire che è una forma di rispetto. Fatto sta che mi ha fatto un sacco tenerezza e non si fermava nessuno, è una cosa molto normale qua ignorare in realtà i barboni. Non so se avete presente Tokyo Godfather, l'ho pronunciato malissimo. Questo è un capolavoro che vi consiglio caldamente di guardare, ovviamente c'è anche in italiano, perché parla appunto della vita dei barboni a Tokyo, e diciamo che da lì in realtà non è poi così cambiata. Fatto sta che mi ha fatto un po' di tenerezza e così ho deciso di dargli 1000 yen, che sono tipo un paio di 8-9 euro. Non lo so, mi è venuto così, o perché magari mi sono sentita in colpa anche per non averlo dato alla persona prima, non sapendo appunto se era un barbone o meno. Però il fatto che si era messo così in mostra davanti alla stazione non l'ho mai visto. Non so, a me queste cose mi facevano un po' così. Non è tutti i soldi da spendere. Oggi sono appunto anche andata a vendere i cosplay perché il mio porracciamento è cioè non sono una persona che spreca, quindi cerco di riciclare più cose possibile, magari prendo anche dall'usato, non mi interessa. Fatto sta che comunque quando glielo dati nel momento, non so se si è visto con la videocamera, intanto ha guardato i 10 ed era rimasto stupito, mi ha fatto oh grazie, poi mi ha guardata e ho pensato adesso si spaventa perché sono straniera, e invece lì ha fatto un sorriso a 360 gradi, e soprattutto una cosa che mi ha lasciato un attimo è che mi ha stretto la mano, cioè mi ha stretto come se volesse battere un 5, mi ha stretto forte, io gli ho ristretto forte. È bello che mi sembra anche di avergli detto tipo, non lo so, grazie, ciao bello, fatti forza, in italiano. Questo qua avrà pensato che io sono pazza o sono turista sicuramente, però mi è uscito proprio con il cuore. E il fatto che un senza tetto ti stringa la mano e tu sei straniera, beh io non l'ho mai visto, a parte appunto quando con la Sabri ci ha salutati perché ma non so, magari hanno più confidenza, non ne ho la più pallida idea, però mi ha fatto tanto tenerezza. In realtà spero di non rivederlo più davanti alla stazione, perché è appunto proprio brutto che una persona che insomma anche magari è anziana si possa purtroppo ridurre in quello stato. E niente, però non lo so, mi ha dato una carica enorme. Magari sono io scema, però a me sembrava tanto un messaggio di vita, però nel senso diventa porrazzo anch'io. No, però nel senso, poi qua non ti proverebbero mai a toccare, e anche se ti proverebbero a toccare la maggior parte dei giapponesi farebbe finta di niente e assolutamente non li toccherebbe. Poi lui era felicissimo che appunto gli stretto la mano così forte, che anche se avessi detto qualcosa che lui non aveva ben capito, era comunque felice. E niente, quindi è stata una cosa molto bella, io parlo troppo. E per il resto basta, io sono stanca, vado a dormire, ci vediamo a Look Comics and Games, quindi tra pochissimo. Io direi che dopo di questo posso anche preparare le valigie e spero di fare un sacco di gadget, foto, tanti abbracci, tante cose fighe. Ricordate di controllare sia Instagram, Facebook oppure per sicurezza il mio sito, dove verrà aggiornato tutto il programma con esattezza. Ci vediamo, un bacio, ciao!